Mercati e Unione Europea in allarme. Opposizione all'attacco. Richiamo del Presidente della Repubblica alla Costituzione. Perché l'annunciata manovra finanziaria del governo comporterebbe un deficit di circa 27 miliardi di euro. Silenzio assoluto invece sia nel governo che nell'opposizione sul fatto che l'Italia spende in un anno una somma analoga a scopo militare. Quella del 2018 è di circa 25 miliardi di euro. La spesa militare italiana complessiva ha raggiunto i 25 miliardi di euro l'anno, 68 milioni al giorno, quasi 3 milioni all'ora. I governi Renzi e Gentiloni hanno aumentato la spesa militare del 9% in 3 anni, del 4% solo nell'ultimo anno. Si aggiungono a questa altre voci di carattere militare, portandola a oltre 27 miliardi. Sono oltre 70 milioni di euro al giorno, in aumento poiché l'Italia si è impegnata nella NATO a portarli a circa 100 milioni al giorno. Perché nessuno mette in discussione il crescente esborso di denaro pubblico per armi, forze armate e interventi militari? Perché vorrebbe dire mettersi contro gli Stati Uniti, definiti dal governo alleato privilegiato, ossia dominante, che ci richiede un continuo aumento della spesa militare. La spesa militare statunitense per l'anno fiscale 2019, iniziato il 1 ottobre 2018, supera i 700 miliardi di dollari, cui si aggiungono altre voci di carattere militare, compresi quasi 200 miliardi per i militari a riposo. La spesa militare complessiva degli Stati Uniti sale così a oltre 1.000 miliardi di dollari annui, ossia a un quarto della spesa federale. Un crescente investimento nella guerra che permette agli Stati Uniti, secondo la motivazione ufficiale del Pentagono, di rimanere la preeminente potenza militare nel mondo, assicurare che i rapporti di potenza restino a nostro favore e far avanzare un ordine internazionale che favorisca al massimo la nostra prosperità. Now it is my high honor and distinct privilege to introduce to you your Commander-in-Chief and a true champion of the men and women of the armed forces of the United States of America, the 45th President of the United States, President Donald Trump. Thank you, everybody. I'm here today to sign our new defense bill into law and to pay tribute to the greatest soldiers in the history of the world, the United States Army. Thank you. Thank you. La spesa militare provocherà però nel budget federale nell'anno fiscale 2019 un deficit di quasi 1.000 miliardi. Questo farà aumentare ulteriormente il debito del governo federale USA, salito a circa 21.500 miliardi di dollari. Esso viene scaricato all'interno con tagli alle spese sociali,
e all'estero stampando dollari, usati quale principale moneta delle riserve valutarie mondiali e delle quotazioni delle materie prime. C'è però chi guadagna dalla crescente spesa militare. Sono i colossi dell'industria bellica. Tra le 10 maggiori produttrici mondiali di armamenti, 6 sono statunitensi: Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics, Hell Technologies, seguono la britannica BAE Systems e la franco-olandese Airbus, l'italiana Leonardo, già Finmeccanica, salita al 9° posto mondiale, e la francese TAL. Non sono solo gigantesche aziende produttrici di armamenti. Esse formano il complesso militare industriale, strettamente integrato con istituzioni e partiti, in un esteso e profondo intreccio di interessi. Ciò crea un vero e proprio establishment delle armi, i cui profitti e poteri aumentano nella misura in cui aumentano tensioni e guerre. La Leonardo, che ricava l'85% del suo fatturato dalla vendita di armi, è integrata nel complesso militare industriale statunitense. Fornisce prodotti e servizi non solo alle forze armate e alle aziende del Pentagono, ma anche alle agenzie di intelligence, mentre in Italia gestisce l'impianto di Cameri dei caccia F-35 della Lockheed Martin. In settembre la Leonardo è stata scelta dal Pentagono, con la Boeing prima contrattista, per fornire alla US Air Force l'elicottero d'attacco AW139. In agosto, Fincantieri, controllata dalla società finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha consegnato alla US Navy, con la Lockheed Martin, altre 2 navi da combattimento litorale. Questo va tenuto presente quando ci si chiede perché negli organi parlamentari e istituzionali italiani c'è uno schiacciante consenso multipartisan a non tagliare ma ad aumentare la spesa militare.